Buongiorno, bentornati sul canale Valoroso IT, il canale dedicato ai computer vintage. Mi trovo al Varese Retro Computing 2024 insieme a Michel Marmolitti Ciao di a tutti. Esocop. Oltretutto, tu sei già stato sul mio canale l'anno Esatto. scorso, nella precedente edizione del Varese Retro Computing, però quest'anno l'argomento è diverso, infatti ci parlerà di BBS. Esatto. Allora, abbiamo qua una simulazione di come funzionavano le BBS che, se vogliamo, erano la versione di Internet prima che Internet stesso esistesse, quindi in un lasso di tempo tra fine anni 70 e la prima metà degli anni 90, dove chi voleva offrire un servizio al pubblico di condivisione informazioni, articoli, messaggistica, un po' come funziona l'email oggi se vogliamo, condivisione di file, programmi, eccetera, praticamente si impostava in casa questo sistema in modo da poter mettere a disposizione del pubblico questi contenuti. Quindi, cosa faceva questa persona? Aveva il suo computer, lo collegava a un modem, il quale era collegato ovviamente alla linea telefonica, e installava una suite di software che metteva a disposizione appunto questi contenuti. Quindi questo è il server. Questo è il server, esattamente, questo qua è il server. Ok, il server Qua della BBS. è il server della BBS. Qua da questa parte invece abbiamo il client, che può essere di una persona che abita a 20, 30, 40 km di distanza, e in mezzo abbiamo, che ovviamente qua è simulata, quella che era la vecchia linea telefonica della SIP, la vecchia linea analogica. È messo anche un oscilloscopio, vedo. L'oscilloscopio sì, è perché è bello da vedere, in realtà Esatto. ovviamente non è che c'erano gli oscilloscopi in giro che facevano vedere i segnali della linea telefonica, però per la nostra dimostrazione almeno facciamo vedere anche che tipo di segnali elettrici viaggiavano sui fili del telefono. Ok. Qui abbiamo i due modem, quello del client e quello del server. Qui abbiamo messo anche un campanello per far capire quando al server arriva lo squillo, e adesso procediamo a vedere tutto questo sistema in funzione. Ok, va bene. Sul server possiamo vedere già caricato in esecuzione appunto il software che anima la nostra BBS, che in questo caso è Maximus nella versione 3.01. Ora ci spostiamo sul nostro client, Ok. componiamo il numero, diamo al modem il comando per comporre il numero, Famoso ATDT. ATDT, AT dial tone, Esatto, perché in Italia era forse ATDP, se non AT sbaglio. dial pulse, non solo in Italia ma anche in altri paesi, perché Ok. prima dei toni, prima della composizione a toni, C'era la il composizione pulse. del numero di telefono funzionava in pulsi, vecchi telefoni a disco. Ok. Per ovvie ragioni non potevano funzionare a toni perché quelli mandavano dei treni di impulsi sulla linea e solo quello erano capaci di fare. Quindi diamo il comando. Quindi 31 sarà l'interno L'interno che di va questo poi qua, a chiamare. esatto, Ah, e suona qua vediamo proprio. adesso sta Ok, avvenendo portante, prima era l'handshake. la portante, giusto? Esatto, sta avvenendo l'handshake tra i due Ok. modem. Praticamente si stanno mettendo d'accordo su come comunicare tra di loro, quali Ok, protocolli usare, velocità, eccetera, protocollo, velocità e via eccetera. dicendo. Adesso la connessione è stabilita, infatti i modem si sono zittiti. Qui, Lì è cambiata la schermata perché lui ha accettato la chiamata da Ok. parte del client, e adesso qua ci dobbiamo ci autenticare. trasferiamo quindi sull'altro computer che è il client. Infatti, qui adesso il gestore della BBS ha deciso di includere anche dei messaggi di benvenuto, benvenuto. di istruzioni che vedremo tra poco. Quindi facciamo l'accesso, confermiamo che sono io, diamo la password. Voilà. Ah, ok, è partita la BBS. Siete la BBS. Voglio sottolineare che questa BBS, quello che vedete qua, non è una cosa che è stata creata apposta per questa manifestazione. Questa BBS esisteva veramente negli anni 90, che è del signor Sergio Gervasini, che è qua di fianco a noi, che al momento è Sì, l'abbiamo impegnato, intervistato che l'avete prima. intervistato poco fa. Sì, Quindi sì. abbiamo praticamente riportato in vita questa sua creatura che negli anni 90 viaggiava veramente sulle linee telefoniche italiane, e adesso la possiamo vedere qua in funzione. Ok. Quindi facciamo Enter. Qui altre istruzioni, adesso non stiamo qui a leggere tutto quanto, facciamo ancora Enter. Qui ci sono vari possibilità. bollettini, varie possibilità che è possibile scegliere. Se facciamo ancora Enter, a questo punto non guardiamo la posta perché tanto non abbiamo messaggi. Privata, è privata. Posta privata, ovviamente. Esatto, Esatto. messaggi che hanno lasciato altri utenti a me, e io li potevo leggere da lì. Esatto, E qui andiamo abbiamo a il menu scoprire, se no principale. chissà che cosa che era successo negli anni 90, meglio infatti. certi cassetti li teniamo chiusi, E dai. tra l'altro io è la prima volta che la vedo anche questa VBS, quindi non so cosa c'è dentro, quindi non vorrei magari No, esatto, esporre liste. esatto. Allora vorrei farvi vedere la lista degli utenti anche, Sì. per farvi vedere quanti utenti aveva questa BBS. Il problema è che rischiamo di incappare un po' in considerazioni No, esatto. di privacy, perché ci sono
nomi, cognomi Ok. Al e limite paesi. possiamo soltanto dire il numero, se te lo ricordi. Allora, il numero non lo so, ma io so che per visualizzare di continuo tutta la pagina di utenti ci mette 2 minuti. Ah, fischia, ce ne Da pare quanto è lunga, tantissimi. quindi praticamente Cosa- mezza Lombardia si collegava con il a computer. questa lì. BBS. Esatto. E questo modem è da 28,8, quindi evidentemente la È comunicazione a 28,8. è a 28,8. Questo qua è a 56K, Sì. diciamo che è un po' fuori periodo perché è già della seconda metà degli anni 90. Ok. Però è questo che avevamo e quindi... Poi ovviamente il collo di bottiglia è qua perché 28,8 è più basso Infatti, di infatti 56. è lui che stabilisce la velocità di trasmissione. In informatica la velocità di trasmissione tra due o più elementi è sempre data da quello più lento, perché ovviamente quello più lento non può adattarsi ai più veloci, mentre i più veloci possono Può adattarsi a al più quello lento. A questo punto interrompiamo il nostro collegamento e diciamo goodbye, uscita, Ok. disconnettere, diciamo di sì, Disconnettiamoci. diciamo di sì e basta. Poi Sergio da buon milanese A ci casa. saluta con un proverbio e basta, adesso la nostra sessione sulla BBS è finita. Ok, qui invece è ritornata. Qui invece è ritornato, la linea è stata chiusa, quindi adesso l'oscilloscopio sta catturando la Segnali 50 casuali, Hz diciamo. Ok. che gira in aria dalle lampade, dai trasformatori, da tutto quanto, perché sostanzialmente adesso è come se la sonda fosse in aria perché la linea è staccata. Ok. E il server è e di là ritornato. si è ripristinata la schermata in modalità di ascolto in attesa di chiamate all'interno, Ok. in arrivo. È proprio rappresentativo di quello che succedeva una volta, quindi Infatti, server, server, client e la linea telefonica col centralino in mezzo, che tu poi hai fatto poi la chiamata al numero 31 per andare a far a rispondere. chiamare quel modem lì, A esattamente. chiamare quel modem lì. Diciamo che il concetto generale è lo stesso tutt'oggi, nel senso che abbiamo dei server, abbiamo di mezzo una linea, un'infrastruttura di telecomunicazione, quindi appunto adesso sono linee a fibre ottiche o rispettivamente punti radio, eccetera, eccetera, e abbiamo dei client che contattano questi server. Sono cambiati i protocolli, sono cambiate le modalità di comunicazione, però il concetto di base è sempre È quello questo lì. qua. Cambiato il modo in cui vengono serviti i contenuti, adesso che abbiamo un modo prettamente testuale o di scambio diretto di file, programmi e via dicendo. Oggi è tutto molto grafico, con audio, con video, Sì. con anche un livello di interazione maggiore rispetto a quello che poteva dare una BBS, però tutto sommato, ripeto, i concetti di base È questo sono sempre qua. quelli. Nella BBS ho visto che c'era anche la possibilità di scaricare file, oltre che... La BBS ai tempi era uno dei veicoli favoriti per la diffusione anche di software pirata. D'altronde due i metodi erano o i Era lì dischetti, che volevo arrivare. o i dischetti o le BBS, Sì. non è che c'era altro, quello era. Io a memoria mia avevamo una BBS qua tradate, ogni Sì. tanto ci collegavamo, però il grosso dello scambio dei dischetti, tanto ormai sono passati gli anni, quindi Sì, non mi esatto. possono più incriminare. Magari quelle software house neanche esistono Esatto, più, neanche so quindi... Io c'era quei dischetti, quindi tu contattavi l'utente e lui contattava te e dici io ho questo, tu hai quell'altro e poi ve li scambiavate via posta. Infatti, Via posta. delle BBS era anche bello che ai tempi i vari system operator pubblicavano sui giornali un numero di telefono, quindi se tu eri interessato a una certa BBS magari mettevano anche il tipo di contenuto, la chiamavi e lì avevi accesso a tutte E queste avevi risorse. l'accesso. Poi tra l'altro per scaricare un programma non è che ci volevano proprio 2 minuti, perché, No, perché- stiamo parlando di 28,8 che poi non è byte, sono i bit. baud, i- esatto, sì, perché poi c'è tutto il sistema di trasmissione con la conversione. costellazione, eccetera, adesso non mi addentro. Però vuol dire che tu scarichi, che ne so, a 2K al secondo, per dire... Se sì, 2 KB al secondo se ti va bene, se la linea non è sporca, se no esatto. scendi anche sotto. Quindi c'è anche che fosse un gioco da, che ne so, 100K, 200K. Sì, ci adesso- mettevi dei minuti a scaricarlo, scaricare un file da 2-3 megabyte ci mettevi delle mezz'ore, magari Sì, anche delle o ore. magari lo lasciavi andare di notte ai tempi in cui magari le telefonate erano addirittura a pagamento. Sì, e quindi per chi negli anni 90 era giovane, ancora a casa con i genitori, Com'è? si è sentito le sgridate di mamma e papà Sì, sì, per no, i è sempre costi del collegato, telefono. esatto. Cos'è sta bolletta dai 600.000 lire? Allora, così tanto non sono mai arrivato, però in effetti... Neanche io, ma ho sentito di gente qua che mi raccontava quando anch'io nelle BBS ci andavo, poi mi arrivavano le bollette da 600.000 lire e me le sentivo dai miei, ecco. Non era così semplice come oggi internet. no, ecco. direi proprio di no. Grazie mille allora per questa Di nulla, spiegazione. è stato un piacere. È stato un piacere mio. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao ciao!